Oggi ci troviamo nell'ambito del progetto ENNEADI presso l'IRCS, l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, con la dottoressa Giada Nullini, dirigente medico, che ci presenterà un paio di casi interessanti nell'ambito del progetto. Buongiorno dottoressa. Come prima cosa le chiedo di presentarci il primo di questi due casi che avete selezionato. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Marco appunto per l'introduzione. Il primo caso che abbiamo deciso di selezionare è il caso di una paziente di sesso femminile di 59 anni che in seguito a una frattura di femore, che poi aveva esitato in un intervento chirurgico di artroprotesi totale di anca, dopo una decina di giorni ha avuto un episodio di emorragia temporale sinistra in sede atipica, con un effetto massa e quindi con shift della linea mediana di 8 mm. E ovviamente la paziente è stata quindi sottoposta a un intervento neurochirurgico di decompressione e successivamente è stata trasferita presso la nostra struttura complessa di medicina riabilitativa e neuroriabilitazione appunto dell'IRCS, Istituto Scienze Neurologiche di Bologna, dove poi ha svolto la parte sia acutissima che poi acuta del suo primo percorso riabilitativo. Sicuramente quello che ha caratterizzato la paziente, che peraltro in anamnesi non aveva particolari patologie, è stato il susseguirsi di numerosi eventi settici che hanno molto influenzato l'iniziale appunto decorso clinico della paziente. Grazie, perfetto. E quindi nella gestione di questa paziente quali sono stati gli aspetti, oppure ci sono stati fattori legati alla gestione nutrizionale del paziente che hanno permesso un miglioramento nel decorso della situazione? Allora, sicuramente noi crediamo molto appunto nella corretta gestione dello stato nutrizionale dei pazienti, in quanto a nostro avviso può essere fondamentale nel recupero appunto di questi pazienti. Ad esempio, in questo caso la paziente come profilo di funzionamento cognitivo all'ingresso nel nostro reparto aveva un LCF di 4-5 e da un punto di vista del profilo comunicativo aveva una afasia globale, e da un punto di vista motorio era una paziente che riusciva a malapena ad essere verticalizzata, e ad esempio il punteggio al trunk control test era di 25 su 100 con un'emiplegia a destra e uno score alla DRS di 17. Quindi facendo poi gli esami ematici che noi comunque normalmente facciamo, e quindi cercando di avere un quadro più completo dello stato nutrizionale della paziente, è emerso che la paziente pesava 47 kg, aveva un BMI di 16,5 e nello specifico agli esami ematici del profilo nutrizionale aveva 20,2 di albumina. E per questo motivo appunto abbiamo richiesto l'intervento di un consulente nutrizionista. Benissimo. E quindi qual è stato l'intervento nutrizionale che è stato proposto? Allora, sicuramente noi abbiamo chiesto l'intervento di una nutrizionista che ha fatto una consulenza, anzi più di una consulenza, che ha suggerito di passare da un introito calorico di 1500 calorie al giorno, che era quello che assumeva la paziente, a un introito calorico di 2500 calorie al giorno. E oltre a questo, stante appunto il deficit di albumina, prealbumina, di proteine totali che era emerso agli esami ematici, è stato anche suggerito un aumento dell'introito proteico con la dieta. Benissimo. E il risultato di questo diverso approccio nutrizionale? Allora, sicuramente da un punto di vista degli esami ematici l'albumina è passata a 36,6, quindi un valore sicuramente più adeguato per appunto questa paziente, e che lo stato
diciamo così, nutrizionale fosse migliorato è anche emerso da altri parametri, quali il peso che è aumentato a 58 kg e il BMI che è diventato un BMI di 20. Ma quello che è stato interessante è stato più che altro il miglioramento da un punto di vista funzionale della paziente, che è quello che poi a noi interessa. Infatti l'LCF è passato a 7, la paziente è rimasta comunque una paziente afasica, quindi su questo aspetto non ci sono state delle modifiche, però sicuramente la paziente è stata in grado di deambulare con ausilio di un tetrapode, quindi rispetto alla situazione precedente in cui veniva solamente verticalizzata, questo è stato un grosso passo in avanti. E al trunk control test, che è un test per noi estremamente importante, che valuta appunto la tenuta del tronco e che è diciamo così una funzione che presuppone poi tutti gli step successivi della riabilitazione, siamo passati a un 100 su 100 nella valutazione e c'è stato un recupero delle quote motorie nell'isoma destro, quindi siamo passati da uno stato di emiplegia a uno stato di emiparesi, e alla DRS la paziente aveva uno score di 11, quindi sicuramente un miglioramento rispetto alla situazione precedente. Quello che sicuramente ha influenzato molto il decorso di questa paziente rispetto allo stato nutrizionale è stato il fatto che gli episodi settici che magari erano stati presenti in fase acuta all'ingresso nel nostro reparto, nella nostra unità operativa, grazie al miglioramento dello stato nutrizionale sono sicuramente stati più contenuti, e questo ha consentito ovviamente di poter avere un migliore profilo, anche perché da un punto di vista riabilitativo siamo riusciti sicuramente a lavorare meglio. Benissimo. Per concludere le chiedo un'ultima cosa, quindi di riassumere in poche parole qual è il take home message di questo caso clinico. Allora, che sicuramente ecco, un'attenzione al corretto stato nutrizionale dei pazienti e un intervento nel caso in cui ci si accorga che lo stato nutrizionale non è adeguato, a mio avviso è uno sforzo non di grande entità, che non richiede un dispendio economico o di competenze particolarmente rilevante, che però in realtà fa veramente la differenza nel progetto riabilitativo, ma anche nella storia clinica e quindi appunto di outcome di questi pazienti. Grazie. Prego.